La busta era rimasta sulla mia scrivania per esattamente 47 minuti prima che la aprissi. Bianco aziendale, sigillata con il logo della società che avevo contribuito a disegnare 13 anni prima, quando Mitchell Industries operava ancora in un magazzino ristrutturato. Il mio nome digitato in quel carattere impersonale che usavano per la corrispondenza ufficiale. Daniel Brooks, direttore senior delle operazioni. Il titolo mi sembrava ancora troppo grande per il ragazzo di South Detroit che aveva iniziato dal reparto posta. La sorella di mia moglie Lauren, Victoria Mitchell, era diventata CEO 6 mesi prima, dopo il ritiro del loro padre. Il vecchio Richard Mitchell aveva costruito questa azienda dal nulla, trasformando una piccola attività manifatturiera in un'impresa da $200 milioni. Era stato severo ma giusto, il tipo di capo che ricordava i nomi dei tuoi figli e si presentava alle grigliate aziendali con le maniche rimboccate, pronto a girare hamburger. Victoria era diversa. Aveva passato 10 anni in società di venture capital a New York, imparando come smontare le aziende per pezzi e massimizzare il valore per gli azionisti. Quando entrava in una stanza, si potevano quasi vedere i fogli di calcolo correre dietro i suoi occhi, calcolando quali dipendenti fossero un asset e quali una passività. Sapevo cosa conteneva la busta prima ancora di aprirla. I segnali c'erano da settimane, riunioni a cui non ero più invitato, revisioni di bilancio in cui i numeri del mio reparto venivano esaminati con precisione chirurgica mentre altri venivano approvati senza problemi. Quel sorriso particolare che Victoria mi aveva rivolto in corridoio, quello che non arrivava agli occhi. Dentro c'era un solo foglio, formale, freddo, efficiente. Ci dispiace informarla che la sua posizione viene eliminata nell'ambito di una ristrutturazione aziendale. Tuttavia, in riconoscimento dei suoi anni di servizio, le offriamo la possibilità di dimettersi volontariamente anziché affrontare il licenziamento. Questa offerta scade entro 48 ore. Le parole si confondevano mentre le leggevo 2 volte, poi 3. 13 anni di settimane da 60 ore, di partite di baseball di mio figlio perse per chiudere affari, di sistemi costruiti per far funzionare questa azienda. E tutto finiva così. Un pezzo di carta che mi dava 2 giorni per scegliere tra dimissioni e licenziamento. Il telefono sulla scrivania squillò. L'assistente di Victoria chiedeva se potevo andare subito al piano esecutivo. Guardai di nuovo la busta, quel sigillo aziendale che improvvisamente sembrava un marchio, e presi la mia decisione. Prima di raccontarvi cosa è successo dopo, ho bisogno che facciate una cosa per me. Se state guardando questa storia e volete vedere come finisce, premete subito il tasto iscrizione. Lasciate un commento raccontando se siete mai stati traditi in affari da un familiare e schiacciate il pulsante mi piace perché questa storia sta per farsi interessante. Fidatevi, vorrete restare fino alla fine. Quando entrai nell'ufficio di Victoria 10 minuti dopo, non era sola. Il CFO dell'azienda, Gregory Patterson, sedeva su una delle poltrone di pelle, visibilmente a disagio, intento a studiare le sue mani come se contenessero i segreti dell'universo. Victoria stava vicino alla finestra, controluce dal sole del pomeriggio, con una postura che irradiava la sicurezza di chi non era mai stato licenziato in vita sua. Daniel, disse Victoria senza voltarsi. Immagino abbia letto la lettera. Sì, risposi, e lei finalmente si girò verso di me. Qual è la sua decisione? Guardai Gregory, che continuava a fissare le sue mani, incapace di sostenere il mio sguardo. Aveva lavorato con me per 8 anni, conosceva ogni sistema che avevo costruito, ogni crisi che avevamo superato insieme. Avevamo passato notti intere a ristrutturare la catena di approvvigionamento, implementare nuovi software, formare il personale. Ora non riusciva nemmeno a incrociare il mio sguardo. Mi dimetto, dissi a bassa voce. L'espressione di Victoria non cambiò, ma colsi un lampo di qualcosa. Sollievo, forse, o trionfo. Scelta intelligente. Gregory si occuperà della documentazione. Avremo bisogno della sua lettera di dimissioni entro domani mattina. La avrà sulla sua scrivania entro la fine della giornata, risposi. Sembrò sorpresa. Così in fretta. Non ha senso tirarla per le lunghe, dissi. Quando è finita,
È finita. Punto. Uscito dall'ufficio, tornai al mio. Passai accanto a colleghi che avevo guidato per anni. Sara della contabilità, che avevo promosso quando tutti dicevano che era troppo giovane. Marcus della logistica, che avevo tenuto in organico quando il consiglio voleva esternalizzare tutto il suo reparto. Jennifer delle risorse umane, che aveva pianto nel mio ufficio quando sua madre era morta, grata che avessi organizzato per lei il lavoro da remoto per 3 mesi. Nessuno di loro sapeva ancora che me ne sarei andato. Che domani mattina si sarebbero svegliati con una mail che annunciava la mia partenza e mi ringraziava per gli anni di servizio con il linguaggio più piatto e aziendale possibile. Ma prima che sentiate cosa è successo dopo, ho bisogno che facciate una cosa per me. Se state guardando questa storia e volete vedere come finisce, premete subito il tasto iscrizione. Lasciate un commento raccontando se siete mai stati traditi in affari da un familiare e schiacciate il pulsante mi piace perché questa storia sta per farsi interessante. Fidatevi, vorrete restare fino alla fine. Passai il resto del pomeriggio a fare qualcosa che avrei dovuto fare anni fa. Documentai tutto. Ogni sistema che avevo costruito, ogni processo proprietario che avevo sviluppato, ogni rapporto con fornitori e clienti che passava attraverso di me personalmente e non tramite i canali ufficiali dell'azienda. Vedete, quando lavori in un posto per 13 anni, soprattutto se inizi dal basso e arrivi in alto, non impari solo i sistemi ufficiali, impari i sistemi reali, i modi in cui le cose si fanno davvero quando i processi da manuale non funzionano. Sapevo quali fornitori avrebbero concesso credito quando il flusso di cassa si faceva stretto, perché avevo costruito rapporti personali con i loro proprietari. Sapevo quali clienti avevano bisogno di una mano durante l'implementazione perché ero stato io a tenerla. Sapevo quali software avevano soluzioni alternative non documentate perché ero stato io a crearle quando le soluzioni ufficiali fallivano. E sapevo un'altra cosa, qualcosa che avevo scoperto 6 mesi prima durante un audit di routine che avrebbe dovuto essere semplice ma si era trasformato in tutt'altro. La lettera di dimissioni che digitai era lunga esattamente una frase, una sola, precisa e fredda. Io, Daniel Brooks, con la presente rassegno le dimissioni dalla mia posizione di direttore senior delle operazioni presso Mitchell Industries, con effetto al completo saldo di tutte le compensazioni, benefici e obblighi contrattuali come indicato nel mio accordo di lavoro originale datato 15 marzo 2011. La stampai. La firmai e la consegnai a mano nell'ufficio di Victoria alle 16:47 di quello stesso giorno. Lei la guardò, poi alzò lo sguardo verso di me con gli occhi socchiusi. È piuttosto scarno, Daniel. Hai chiesto una lettera di dimissioni. Questa è una lettera di dimissioni. La maggior parte delle persone aggiunge qualche parola di gratitudine per l'opportunità, ricordi affettuosi, auguri per il futuro dell'azienda. Non sono la maggior parte delle persone, dissi. E in questo momento non sono particolarmente grato né affezionato. La mascella di Victoria si serrò, ma annuì. Giusto. Farò elaborare la pratica domani dalle risorse umane. Ho notato che hai mantenuto un tono piuttosto formale con quella data di efficacia. Solo per essere chiaro sui termini, dissi. Ho imparato molto tempo fa che la chiarezza previene fraintendimenti. Uscito dal suo ufficio, lasciai Mitchell Industries esattamente alle 17, come avevo fatto migliaia di volte prima. Solo che questa volta portavo con me una cartella di pelle contenente copie di 13 anni di documentazione, corrispondenza e irregolarità finanziarie molto interessanti che avevo scoperto durante quell'audit 6 mesi prima. Lauren era in cucina quando tornai a casa, tagliava verdure per la cena. Nostro figlio Tyler era al piano di sopra a fare i compiti, la sua musica filtrava attraverso il soffitto. Suoni normali di una serata normale in una vita che stava per diventare molto anormale. Oggi mi hanno licenziato, dissi, appoggiando la valigetta sul bancone. Il coltello di Lauren si fermò a metà taglio. Cosa? La domanda di Lauren mi colpì come uno schiaffo, carica di un misto di incredulità e dolore. Beh, costretto a dimettermi. Tua sorella mi ha dato 48 ore per lasciare o essere licenziato. Posò il coltello e si voltò completamente verso di me, con un'espressione indecifrabile,
Un turbine di emozioni trattenute. Victoria ti ha licenziato. Tecnicamente, mi sono dimesso. Ma sì, è questo il succo. Loren rimase in silenzio a lungo, e vidi qualcosa attraversare il suo volto. Sorpresa, sì, ma non stupore. Non quel tipo di indignazione che avrei potuto aspettarmi da una moglie la cui sorella aveva appena distrutto la carriera del marito. Cosa hai fatto? Chiese infine, la voce carica di un'accusa implicita e di un dolore profondo, come se quella domanda fosse un colpo diretto al cuore. La domanda mi colpì come uno schiaffo. Cosa ho fatto? È la tua prima domanda. Non il perché. Non il Victoria farebbe questo. Non il come può trattarti così dopo tutto quello che hai fatto per quell'azienda. Il tuo primo istinto è presumere che io abbia fatto qualcosa di sbagliato. Beh, non ti licenzierebbe senza motivo. Daniel, devi aver fatto qualcosa. Guardai mia moglie, con cui ero sposato da 16 anni, e improvvisamente molte cose tornarono a posto. Il modo in cui era stata distante ultimamente, prendeva chiamate in altre stanze, passava più tempo a casa di sua sorella. Avevo pensato fosse perché si erano avvicinate da quando il padre si era ritirato. Un legame familiare. Da quanto lo sai? Chiesi a bassa voce. Sai cosa? Che Victoria stava pianificando di farmi fuori. Il silenzio di Loren fu risposta sufficiente. Presi la valigetta e mi avviai verso la porta. Dove vai? Mi chiamò dietro. A parlare con un avvocato che non mi chiederà cosa ho fatto di sbagliato. Passai quella notte in una stanza d'albergo, circondato da documenti e un portatile, mappando esattamente quanto fosse profonda la tana del coniglio. Le irregolarità che avevo trovato durante quell'audit, quelle che avevo investigato silenziosamente per mesi, non erano solo errori contabili. Erano sistematiche, deliberate e molto illegali. Victoria aveva sottratto denaro dall'azienda attraverso una serie di società di comodo. Niente di enorme, niente che avrebbe fatto scattare subito allarmi, solo un flusso costante di $50.000 qui, $75.000 là, mascherati da consulenze, pagamenti a fornitori, licenze software per programmi inesistenti. In 18 mesi, aveva spostato circa $3.200.000 da Mitchell Industries su conti che controllava lei. Avevo la documentazione cartacea, i registri bancari a cui ero riuscito ad accedere tramite canali di audit legittimi e, soprattutto, avevo il contratto di lavoro originale che avevo firmato 13 anni prima. Quel contratto era un cimelio dei primi tempi, quando Richard Mitchell gestiva l'azienda più come un affare di famiglia che come una società. Conteneva clausole che oggi non sarebbero più accettate nei contratti di lavoro moderni. In particolare, prevedeva la partecipazione agli utili, clausole sulla proprietà intellettuale che mi garantivano una quota parziale dei sistemi che avevo sviluppato, e un pacchetto di buonuscita legato all'anzianità di servizio che il Dipartimento HR di Victoria aveva convenientemente dimenticato. Alle 6:30 del mattino seguente, il mio telefono squillò. Numero sconosciuto. Signor Brooks, disse una voce femminile, professionale e tesa. Sono Patricia Hammond di Hammond e Associati. Rappresento Mitchell Industries. La chiamo in merito alla sua lettera di dimissioni. Buongiorno, signora Hammond. Ho bisogno di chiarimenti sul linguaggio che ha usato, in particolare su cosa intende per efficace al completo saldo delle compensazioni e obblighi pendenti. Esattamente quello che dice. Le sue dimissioni diventano effettive solo una volta che Mitchell Industries avrà saldato tutte le somme dovute a lei, secondo il suo contratto di lavoro. Ci fu una pausa, il rumore di fogli che si sfogliavano. Signor Brooks, ho qui il suo fascicolo di impiego. Il suo contratto prevede benefici standard e un pacchetto di buonuscita. Quello non è il contratto che ho firmato nel 2011, dissi con calma. È un contratto che il vostro Dipartimento HR ha creato l'anno scorso durante un aggiornamento delle politiche aziendali. Io non l'ho mai firmato. Il mio contratto originale, che è ancora legalmente valido, contiene clausole molto diverse. Un'altra pausa, più lunga stavolta. Può inviarmi una copia di questo contratto originale?
Lo manderò al mio avvocato, che potrà inoltrarlo a voi tramite i canali appropriati. Ha assunto un avvocato? Certo. Sono un professionista che viene estromesso da un'azienda che ho contribuito a costruire. Perché non dovrei avere una rappresentanza legale? La voce di Patricia Hammond si fece più dura. Signor Brooks, devo informarla che qualsiasi tentativo di usare la sua uscita per ottenere compensazioni aggiuntive potrebbe essere considerato come... Cosa? La interruppi. L'applicazione di un contratto legalmente vincolante, signor Hammond. Non sto facendo leva su nulla. Sto solo assicurandomi che la mia uscita venga gestita secondo i termini che ho accettato 13 anni fa. Se Mitchell Industries vuole che le mie dimissioni abbiano effetto immediato, devono prima saldare ciò che mi devono. E cosa crede esattamente che le debbano? Sorrisi, anche se lei non poteva vederlo. Farò inviare al mio avvocato un dettaglio completo. Penso che troverà la lettura interessante. Riagganciai e chiamai subito l'avvocato che avevo contattato la sera prima. Sharon Riverside era una specialista in diritto del lavoro, con la reputazione di distruggere le aziende che cercavano di truffare i propri dipendenti. Sharon, dissi quando rispose, ti piacerebbe occuparti di Mitchell Industries? Il resoconto che Sharon inviò a Patricia Hammond 3 giorni dopo era lungo 47 pagine. Elencava ogni singolo obbligo che Mitchell Industries aveva nei miei confronti secondo il contratto originale, e le cifre erano impressionanti anche per me. Prima, c'era la clausola sulla partecipazione agli utili. Richard Mitchell l'aveva introdotta per incentivare i dipendenti chiave durante la fase di crescita dell'azienda. Avevo diritto allo 0,5% degli utili netti annuali per ogni anno di servizio oltre i 5 anni. Dopo 13 anni, erano il 4% degli utili netti, calcolati retroattivamente per gli anni in cui la clausola non era stata applicata correttamente. L'utile netto di Mitchell Industries lo scorso anno era di 18 milioni di dollari. Il 4% di quella cifra era 720 mila dollari. Secondo, c'era la clausola sulla proprietà intellettuale. Qualsiasi sistema o processo che avessi sviluppato e che fosse diventato parte integrante delle operazioni aziendali mi dava diritto a compensi per licenze se l'azienda continuava a usare quei sistemi dopo la mia uscita. Avevo sviluppato o modificato significativamente 7 sistemi operativi principali. La valutazione di Sharon stimava i compensi per licenze a 2 milioni e 500 mila dollari, da pagare in un'unica soluzione o tramite royalties continue. Terzo, c'era il pacchetto di buonuscita legato all'anzianità. 1 mese di stipendio per ogni anno lavorato, calcolato sul mio livello salariale attuale. 13 mesi a 180 mila dollari annui facevano 195 mila dollari. Quarto, e qui la cosa si faceva interessante, c'era la clausola di non concorrenza. Il linguaggio standard diceva che non potevo lavorare per un concorrente diretto in una certa area geografica per 2 anni dopo l'uscita. Ma il contratto originale aveva una clausola reciproca che Richard Mitchell aveva inserito perché credeva nella giustizia. Se l'azienda applicava la non concorrenza, doveva compensarmi per la limitazione della mia capacità di guadagno. Sharon aveva calcolato quella compensazione in 450 mila dollari, rappresentanti i potenziali guadagni persi durante il periodo di non concorrenza. Totale compensi dovuti, 3 milioni 865 mila dollari. Patricia Hammond chiamò l'ufficio di Sharon entro un'ora dal ricevimento del resoconto. È assurdo, disse Patricia, senza nemmeno le formalità. Nessun tribunale farà rispettare un contratto con clausole del genere. La voce di Sharon era gelida. Davvero? Perché io sto guardando un contratto firmato, debitamente eseguito e notarizzato, che chiaramente elenca ogni clausola che abbiamo citato. A meno che non stiate suggerendo che la firma non sia quella del padre del CEO del vostro cliente, quel contratto ha 13 anni. L'azienda è cambiata, il contratto no. Non è stato superato da nessun accordo firmato dal signor Brooks. Lui non ha mai accettato nuovi termini. Quindi il contratto originale è ancora valido. Ci fu una lunga pausa. Questo è ricatto. No, disse Sharon con calma.
Ricatto è costringere un dipendente a dimettersi sotto minaccia di licenziamento e poi rifiutarsi di rispettare il contratto sotto cui ha lavorato per 13 anni. Quello che stiamo facendo è far valere un contratto. C'è differenza. Mitchell Industries non pagherà mai. Allora le dimissioni del signor Brooks non avranno effetto e lui resterà un dipendente di Mitchell Industries con pieno accesso a tutti i sistemi e le informazioni a cui aveva accesso prima, inclusa l'autorità di audit. Un'altra pausa e potevo quasi sentire la mente di Patricia Hammond al lavoro. Quale autorità di audit? Il signor Brooks ricopre una posizione senior con ampio controllo operativo. Questo include l'accesso ai sistemi finanziari per scopi di audit. Se è ancora un dipendente, mantiene quell'accesso. Sono sicuro che il vostro cliente preferirebbe non avere un dipendente scontento con autorità di audit che resta in azienda a tempo indeterminato. Questo è ricatto. Sharon rise. Signora Hammond, le darò un consiglio legale gratuito. Guardi molto attentamente i registri finanziari di Mitchell Industries degli ultimi 18 mesi. Prestando particolare attenzione ai pagamenti ai fornitori, alle consulenze e alle spese per licenze software. Poi si chieda se il vostro cliente vuole davvero che il signor Brooks mantenga lo status di dipendente e l'autorità di audit. La linea si interruppe. Ero seduto nell'ufficio di Sharon quando lei riattaccò e si voltò verso di me con un sorriso soddisfatto. Quello l'ha colpita. Pensi che Victoria pagherà? Chiesi. Sharon si appoggiò allo schienale della sedia. Victoria Mitchell sta sottraendo soldi alla sua stessa azienda. Non può permettersi che tu giri con l'autorità di audit mentre questa faccenda si risolve. Dovrà scegliere tra pagarti ciò che il contratto dice che ti spetta o rischiare che tu scopra più di quanto già sai. E se bleffa? Se non pensa che io sappia dell'appropriazione indebita. Allora glielo dimostriamo, con cura, con dettagli sufficienti a farle capire che hai il quadro completo. Sharon scrisse una lettera che era un capolavoro di intimidazione legale. Non accusava esplicitamente Victoria di nulla di criminale, ma faceva riferimento a date specifiche di transazioni, nomi di fornitori e importi in dollari che rendevano chiarissimo che sapevo esattamente cosa stava facendo. La lettera si concludeva con una semplice affermazione. Il signor Brooks ritiene che queste questioni vadano risolte tramite il corretto saldo delle sue obbligazioni contrattuali, permettendo a entrambe le parti di separarsi amichevolmente ed evitando la necessità di ulteriori indagini o divulgazioni. Traduzione: pagatemi ciò che mi dovete e io starò zitto sulle vostre malefatte. La risposta arrivò più in fretta di quanto mi aspettassi. 3 giorni dopo, Patricia Hammond chiamò Sharon chiedendo un incontro di persona. Ci incontrammo in una sala riunioni dello studio legale Hammond in centro. Patricia era lì con Victoria e Gregory Patterson. Sharon mi portò con sé un assistente legale che passò tutta la riunione a prendere appunti. Victoria sembrava più piccola di come la ricordavo, e c'era qualcosa nei suoi occhi che non avevo mai visto prima. Paura. Signor Brooks, iniziò Patricia, abbiamo esaminato le sue richieste contrattuali e la documentazione a supporto. Pur contestando alcune valutazioni e calcoli, siamo disposti a discutere un accordo. Sharon non aprì nemmeno la cartellina. Cosa offrite? Patricia fece scivolare una singola pagina sul tavolo. $800.000 pagati a rate in 2 anni. In cambio, il signor Brooks firma una liberatoria completa che include accordi di non divulgazione, applicazione della non concorrenza e l'impegno a non avanzare ulteriori richieste. Presi l'offerta e feci finta di leggerla attentamente. Poi la posai e guardai direttamente Victoria. È un'offesa, dissi a bassa voce. Victoria parlò per la prima volta da quando eravamo entrati nella stanza. Daniel, stiamo cercando di essere ragionevoli qui. Ragionevoli? Mi hai costretto a uscire dopo 13 anni, hai cercato di negarmi i benefici che ho guadagnato e ora mi offri una frazione di ciò che il mio contratto garantisce. Non è ragionevole. È un'offesa. Le clausole contrattuali sono eccessive, disse Gregory, finalmente trovando la voce. Furono scritte in un'epoca diversa dell'azienda. Furono scritte quando la vostra azienda era onesta,
dissi, lasciando trasparire un po' di durezza nella voce. Quando chi la gestiva si preoccupava di più che non solo estrarre il massimo valore prima di passare alla prossima opportunità, il volto di Victoria si arrossì. Non sai nulla di gestire un'azienda, Daniel. Non hai mai dovuto prendere decisioni difficili. So abbastanza per riconoscere una frode quando la vedo, dissi a bassa voce. La stanza cadde in un silenzio assoluto. Patricia fu la prima a riprendersi. Signor Brooks, le consiglio di stare molto attento con le accuse. Sharon posò una mano sul mio braccio, un segnale sottile per lasciarle prendere il controllo. Il mio cliente non sta facendo accuse. Sta esprimendo preoccupazioni riguardo a certe irregolarità finanziarie scoperte durante procedure di audit di routine, preoccupazioni che dovranno essere affrontate prima che possa firmare una liberatoria che gli impedisca di segnalare potenziali illeciti aziendali. Le mani di Victoria tremavano. Non oserebbe. Mi sporsi in avanti. Victoria, ho passato 13 anni a costruire sistemi e relazioni che hanno tenuto in piedi questa azienda. Ho lavorato nei fine settimana e durante le feste. Ho perso momenti con mio figlio mentre cresceva perché ero qui a garantire che tutto funzionasse. E tu hai ripagato quella lealtà cacciandomi e cercando di fregarmi ciò che avevo guadagnato. Quindi sì, oserei assolutamente. Gregory guardò Victoria con qualcosa che somigliava al panico. Dobbiamo risolvere questa cosa. Patricia portò Victoria da parte per una conversazione sussurrata durata 5 minuti. Quando tornarono al tavolo, Victoria sembrava sconfitta. 2,5 milioni, disse Patricia. Pagati in un'unica assoluzione entro 30 giorni. Clausola di non concorrenza annullata. Referenza neutra garantita, ma NDA e liberatoria sono non negoziabili. Sharon mi guardò. Annui. Vogliamo l'intero importo di 3.800.000, disse Sharon. O ce ne andiamo. Non succederà, disse Patricia con fermezza. Allora ci vediamo in tribunale, rispose Sharon alzandosi. E il signor Brooks continuerà a lavorare con piena autorità di audit finché non sarà risolto. Eravamo a metà strada verso la porta quando Victoria parlò. Aspettate. Ci voltammo. 3,5 milioni, disse a bassa voce. È il massimo che posso offrire senza. Si fermò, ma tutti sapevamo cosa stava per dire. Senza che sia ovvio che mi sta pagando per tenermi zitta sull'appropriazione indebita. Sharon mi guardò di nuovo. Riflettei, facendo i conti nella mia testa. 3,5 milioni non erano l'intero importo contrattuale, ma erano abbastanza per rimettermi in piedi e anche di più. E soprattutto, mi avrebbero permesso di andarmene pulito. Affare fatto, dissi. Ma voglio tutto per iscritto oggi, e voglio i soldi in 14 giorni, non 30. Patricia sembrava voler discutere, ma Victoria annui semplicemente. Fatto. La documentazione richiese 6 ore per essere finalizzata. A mezzanotte avevo un accordo firmato che mi garantiva 3,5 milioni in cambio della mia dimissione, del mio silenzio sulle irregolarità finanziarie e dell'impegno a non citare in giudizio Mitchell Industries per qualsiasi questione lavorativa. 2 settimane dopo, il bonifico arrivò sul mio conto. 3,5 milioni meno la commissione del 30% di Sharon mi lasciarono con 2,450.000 dollari. Più soldi di quanti ne avessi mai immaginati. Ma la storia non finisce qui. 3 mesi dopo la mia uscita da Mitchell Industries, l'azienda annunciò di essere sotto indagine della SEC per irregolarità finanziarie. Qualcuno, si scoprì, aveva inviato una soffiata anonima ai regolatori federali con dettagli su società di comodo e trasferimenti di fondi illeciti. Victoria fu arrestata 6 settimane dopo. L'indagine rivelò che aveva rubato quasi 5 milioni in 2 anni, usando metodi sempre più sofisticati per nascondere il furto. Alla fine si dichiarò colpevole di molteplici capi di accusa per appropriazione indebita e frode. L'ultima volta che ne sentii parlare, stava scontando 8 anni in prigione federale. Richard Mitchell uscì dalla pensione per stabilizzare l'azienda. Una delle prime telefonate fu per me.
Daniel, disse con voce carica di rimorso, ho saputo cosa è successo con Victoria. Mi dispiace. Non avrei mai dovuto affidarle l'azienda senza un controllo più rigoroso. Non è colpa sua, signor Mitchell. Ho sentito anche dello accordo. È stata una mossa intelligente proteggersi con quelle clausole contrattuali. Ho imparato dai migliori, dissi. Lei mi ha insegnato a mettere sempre tutto per iscritto. Rise, ma con tristezza. Sto ricostruendo il team di leadership. So che probabilmente hai voltato pagina, ma se ti interessa tornare. Apprezzo, dissi, ma sto lavorando a qualcosa di nuovo. La mia società di consulenza aiuta le aziende a costruire sistemi operativi migliori. Bene, Daniel. Davvero bene. Fece una pausa. Per quel che vale, sei stato uno dei migliori dipendenti che abbia mai avuto. Mi dispiace che mia figlia non l'abbia capito. Quanto a Lauren, ci siamo separati 6 mesi dopo la mia uscita da Mitchell Industries. Il divorzio fu amichevole, o perlomeno il più amichevole possibile. Sapeva del piano di Victoria per farmi fuori, aveva persino contribuito a elaborare la strategia. Quel tradimento era qualcosa che non riuscivo a superare. Tyler stava con me la maggior parte del tempo. Aveva 14 anni, abbastanza grande per capire cosa era successo e scegliere con quale genitore voleva stare. La mia società di consulenza decollò più in fretta di quanto avessi previsto. A quanto pare, c'è un enorme mercato per chi sa costruire sistemi operativi che funzionano davvero. Nel giro di un anno avevo 6 clienti e rifiutavo lavoro. La settimana scorsa ho ricevuto una chiamata da Gregory Patterson. Aveva lasciato Mitchell Industries e lavorava per un concorrente. Stavano cercando qualcuno per riorganizzare il loro reparto operativo. Ti interessa? Chiese. So che le cose sono finite male a Mitchell, ma... Gregory, lo interruppi, non è finita male. È finita esattamente come doveva. E sì, sono interessato. Mandami i dettagli. Perché questa è la cosa di essere cacciati, traditi, messi alla porta o costretti a dimettersi. A volte non è la fine di qualcosa. A volte è solo l'inizio di qualcosa di meglio. Victoria pensava di spingermi fuori per proteggersi, nascondere i suoi crimini e togliere di mezzo qualcuno che avrebbe potuto scoprire cosa stava facendo. Invece, mi ha costretto a darmi il giusto valore, a capire quanto valgo davvero e a smettere di accontentarmi di essere sottovalutato. Quella lettera di dimissioni di una sola frase, che sembrava così semplice quando l'ho scritta, si è rivelata la cosa più intelligente che abbia mai fatto perché mi ha protetto. Li ha costretti a riconoscere ciò che mi dovevano e mi ha dato la leva per andarmene a testa alta e con il conto in banca pieno. Quindi, se stai guardando questo e sei in un lavoro dove non sei apprezzato, dove ti stanno spingendo fuori o costringendo a dimetterti, ricorda questo. Conosci il tuo valore. Conosci i tuoi contratti. E non lasciare mai, mai che qualcuno ti costringa ad accettare meno di quanto meriti. La lettera di dimissioni non è la fine. È solo l'inizio per ottenere ciò che ti spetta.